Io vesto tutti, anche i meno giovani, in modo giovanile, sempre, tutti. La carrozzeria è vecchia, Certo. ma la testa è sempre molto giovanile. È la passione che mi fa ancora fare tante cose che faccio. Se deve trovare il ragazzo, venga qui con il ragazzo perché devo giudicare io se va bene o no per lei. E deve essere bello e pieno di soldi e non deve rompere le scatole. Solo questione di testa e di cuore, non si tratta di ripieni, di fodere, di cose. Classico però allegro, Classical? non classico triste, But classico joyful. allegro. Io vesto tutti, anche i meno giovani, in modo giovanile, sempre, tutti. Allora, la scuola è la scuola fiorentina, Sì. però io mi sono creato un mio modo di vestire l'uomo, il mio modo di essere. Ok. E quello dipende un po' da quello che hai in testa e di quello che sente anche il cuore. Ok. Perché poi è questo che ti fa muovere le mani. Le ispirazioni tante, anche ora, io cerco sempre cose da imparare, anche cose nuove esperienze, cioè non sono uno legato molto al passato, a me piace anche il presente e il futuro, cioè le basi sono quelle del passato, però io sono sempre attento a quello che è l'attuale, oggi. E allora, siccome che a me la testa mi gira continuamente notte e giorno, a volte penso anche di fare delle cose nel futuro un po' diverse, però senza mai tralasciare la base che era Certo. del vero sarto, della For- sartoria fiorentina, insomma. for- Cioè, tanto per capire, la carrozzeria è vecchia, Certo. ma la testa è sempre molto giovanile. Ma ripeto, non è questione di dettagli, è questione che sono arrivato io a vestire l'uomo come voglio io, e vengono apposta per vestirsi come li veste Riverano. Questo non è che ci sia un segreto, io ho un modo di vestire l'uomo e l'uomo si accorge, piace e vengono apposta perché non per farsi la giacca, tanto per essere una giacca, ma per farsi vestire da Riverano. Dal vestito, la giacca, la cravatta, la camicia, le scarpe. Certo. Calzini. La passione, è la passione che mi fa ancora fare tante cose che faccio. Allora, quando uno ha la passione viene lo stile, la voglia di scegliere una cravatta, la voglia. Quando c'è la passione e racchiude un po' tutto. Quello di insegnare i ragazzi questo mestiere, insomma, aiutarli a vestirli come penso io, cioè è quello. Ma si ritorna sempre lì. La differenza è che io faccio le cose diverse da quegli altri, cioè pur facendo un lavoro classico, tutto quanto è. E lì la differenza viene poi se uno ha il gusto oppure non ne ha.
Allora, siccome che io ho gusto, sono un po' diverso da quegli altri. Ho un certo tipo di gusto, sì, dalla cravatta al colore del vestito, al colore delle scarpe, al colore delle calze, e viene lì tutto la diversità. Uno non le vede, queste cose non le sente e fa quello che può. Io invece sono un rompiscatole, sento di fare certe cose e devo fare quelle cose. Tutto lì. Subito o l'ho anche No, io volevo arrivare dove sono arrivato oggi, però chiaramente non è che io sono nato e sapevo già tutto. La voglia di arrivare, imparare, fare, insegnare, è tutto l'insieme che viene poi passo dopo passo. Allora, io non copio nessuno, non guardo nessuno, però vedo tutto, guardo tutto, mi interessa tutto, più che altro guardo i colori io, i colori, sia la primavera estate, l'autunno inverno, cioè mi faccio una mia idea su quello che sono un po' i colori miei, ecco. Ed è una ricerca continua. Sì. Cosa ha visto? Cosa allora, i vecchi clienti avevano molto più cultura dei giovani di oggi, perché i giovani di oggi noi facciamo cultura, gli insegniamo, ma non capiscono niente del bel vestire e del mondo del lusso, capiscono poco i giovani. Hanno bisogno di essere guidati, sono pochi quelli che sanno, dei giovani, delle nuove generazioni. E quindi a me dispiace molto, però noi facciamo cultura, e quelli che vengono qua non è che posso andare in piazza io a fare cultura. Certo. Una clientela molto classica, però di buon gusto, sapeva quello che voleva. Infatti. They don't. Non sanno cosa vogliono. They don't know what they want. They don't know what they want. Conoscono solo la maglina Gucci o un'altra le scarpe Radia oppure di Jordan, oppure capite, ma Jordan shoes. non hanno una cultura per vestirsi quando nel tempo libero si deve vestire sportivo e quando si deve vestire elegante e quando si deve vestire per andare a lavorare. Ecco, queste cose proprio. Allora, un giovane cliente, un blazer blu prima di tutto, con un pantalone magari un grigio chiaro, va bene, o se estivo anche di un cotone coloniale, poi un abito grigio, magari una grisaglia così, e un abito blu. Di lì si comincia alla base. Se uno vuole essere elegante e ci mette un pantalone grigio come ce l'hai te magari, capite? Se uno vuole essere un po' più un ragazzaccio, un pochino più sportivo, come sono tipo io, mi metto un paio di pantaloni così, mi metto il calzino colorato, allora a me piace un po' il colore, in modo che va bene per la sera, tardo pomeriggio, insomma, una festa così. E poi con il grigio e con il blazer blu può andare a lavorare, può andare da tutte le parti. Sì, quello è quando uno si affaccia al mondo che si laurea, va a lavorare, cominciano a entrare nei posti giusti, nei posti dove bisogna comportarsi in un certo modo. E allora ci vuole per forza queste cose, neanche uno può presentarsi con le scarpe da ginnastica. Sì, ma dopo se ne fa tante, si deve fare, non è che comunque 3 vestiti e basta. Sicuramente non ce l'ha, ma il fidanzato che fa di lavoro? Se deve trovare il ragazzo,
venga qui con il ragazzo perché devo giudicare io se va bene o no per lei. E deve essere bello e pieno di soldi e non deve rompere le scatole. Ma ce n'è tanti, da me preferiti sono i pettinati, mi piace molto il cotone per l'estate, e per l'inverno mi piacciono i tessuti molto pesanti, tipo tweed, shetland, insomma, roba un po' pesante, che mi piace, quasi quella un po', e roba non morbida ma piuttosto ispida, piuttosto... sì. No, ma gli stessi colori si portano sia nella primavera estate e nell'autunno inverno. Nella primavera estate magari colori un po' più vivi, un po' più colorato, d'inverno magari un po' più classico, però un po' di colore non fa mai male. In termini di tessuti sempre. Sì. No, io non vado molto d'accordo con il cashmere, a me piace più la roba ispida, la roba più ruvida che il cashmere. No, questo è il mio personale, fa parte del gusto riverano, fa parte del mondo riverano, il mio modo di essere e di vestire i clienti. Ma non gliene faccio io, troppo di vesticate, lo vesto a modo mio. Io lo vesto elegante e deve essere disinvolto. Se per trovare la giacca che abbia, che assomiglia, come la stiamo facendo noi, come facciamo già noi, che assomiglia molto a una giacca fatta su misura, non la solita confezione così usa e getta, che abbia un po' di caratteristiche sartoriali. Come ho detto prima, la giacca per me deve essere una seconda pelle. Allora, prima cosa bisogna informarsi se c'ha soldi, questo. First. E poi, siccome ormai lo sanno tutti, vengono qua e si lasciano guidare. E noi. For sure. Anche perché da Liverano, belli e brutti, li veste tutti.